Notizia dell'ultima ora. Sembra un telegiornale, reggiamo modalità telegiornale. E non ci sarà più il doppio foro sugli iPhone 14. E salve ragazzi e bentornati finalmente in un nuovissimo episodio delle Tech News. Siamo già al 7° episodio, quindi direi di catapultarci subito dentro le news. In particolare partiamo da WhatsApp, che prepara una piccola modifica per le comunità. Come sapete dall'ultimo episodio delle Tech News che vi lascio qui in alto, abbiamo visto che la tab delle community è stata spostata in alto a sinistra. E la fotocamera dove è andata? Sarà in alto a destra, proprio così, da questo screenshot. Su WhatsApp ora si può selezionare la lingua nativamente sull'app, come vediamo sempre da questo screenshot. Arriva la segnalazione dei bug, la troveremo nelle impostazioni e potremo descrivere il bug e aggiungere degli screenshot. WhatsApp arriverà sull'iPad al più presto di quanto pensate. Non si ha una data certa, ma arriverà, ne siamo sicuri. Passiamo a Twitter. I podcast ora diventano parte integrante del social e troveremo proprio l'apposita sezione nella barra in fondo. Twitter Circle è ora disponibile su Android, iOS e sul web. L'obiettivo di Twitter Circle è fornire un'esperienza più intima e consentire agli utenti di formare legami più forti con le persone su Twitter. In una cerchia si possono invitare fino a 150 persone. Passiamo ad Apple. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è pronto a denunciare Apple per il fatto che Apple ha sempre avuto il suo store proprietario da cui si installano le applicazioni. Potrebbe prendersi una denuncia Apple. Secondo un Minci qua, i nuovi MacBook Pro con M2 Pro ed M2 Max entreranno in produzione proprio nel 2022, quindi li vedremo a uno di questi keynote. Vi ricordo che il 7 c'è un keynote Apple. E a proposito dell'evento di Apple, un redattore di Bloomberg spiega che il nome del keynote potrebbe essere un riferimento all'annuncio più grosso che Apple potrebbe fare al suo interno. Come sappiamo, i nomi tipo Peak Performance era riferito al Mac Studio con M1 Ultra, California Streaming perché hanno presentato tutte le feature di iPhone 13 in giro per la California. Far Out potrebbe essere legato al mondo dell'astronomia, quindi la connettività satellitare oppure la fotocamera da 48 megapixel per catturare le stelle, cose del genere, ma non ne siamo ancora certi finché ovviamente non arriva il 7, quindi vedremo. Abbiamo ultime indiscrezioni su iPhone 14, 14 Pro. Potrebbero esserci video 8K, un Lightning di seconda generazione che permetterebbe un trasferimento dati fino a 5 Gbps, devo ancora capire come si pronuncia. Avere una ricarica a 30 watt, ricarica inversa, wireless e batterie più capienti. Il prossimo iPhone SE, secondo un rumor, sarà simile all'iPhone XR che sarà presentato nel 2023. Potrebbe avere Face ID al posto del Touch ID e tutto il resto come un iPhone XR. Arriviamo alla notizia che ha fatto parte del video di questo video, ovvero iPhone 14 Pro e Pro Max. Il doppio foro verrà unificato dal software e questo sarebbe come avverrebbe un'unica attacca. Ok Apple, e questa sarebbe come si vede nella fotocamera. Per me non è che mi faccia impazzire, però l'ha deciso Apple. Passiamo ad HyperX, che non è mai stata qui ma ora debutta nel mondo dei monitor. In particolare ha presentato 2 nuovi monitor da gaming con questi piedistalli incredibile, rispettivamente da 24 e 27 pollici. Si chiameranno Armada, saranno Full HD, refresh rate fino a 240 Hz, G-Sync e partono a un costo di $449 per il 24 pollici e 499 per il 27 pollici. Google Assistant sta testando una nuova funzione per sfruttare Google Lens. In particolare, come era stato rimosso, ora si può cercare quello che si vede sullo schermo. Google
Google Pixel Fold trapela il design in un brevetto, eccolo qua, lo vediamo dalle diverse angolazioni. Google aggiorna YouTube, Foto e Drive. Ora su Google Drive anche chi non ha un account Google potrà caricare e creare file all'interno delle cartelle condivise in Google Drive, e su Google Foto la funzione ricordi aggiunge altri dettagli sulla foto, e su YouTube è tutto un po' più stondato e ci sarà questo gradiente che va verso la descrizione del video. Android 14 appena uscito, Android 13 ha una prima data, potrebbe già arrivare ad aprile 2023. Un leak svela il prezzo di Pixel Watch, si potrebbe partire da $399. Google introduce nuovo filtro di ricerca in contatti, questi piccoli quadrati che ci fanno selezionare altri filtri come su Gmail. Google potrebbe bloccare tutte le VPN su Google Play Store per il fatto che potrebbero andare a bloccare gli annunci pubblicitari, e visto che gli annunci pubblicitari sono di Google, fate 2+2, Google ci perde. Passiamo a Windows 11 riceverà un aggiornamento al Task Manager. Questo è come potrebbe diventare, sicuramente molto più bello e in linea con tutto il sistema. Snapchat introduce la funzione Dual Camera che arriva su iPhone, potrete registrare con 2 fotocamere contemporaneamente. Logitech arriva alla console Android per giocare ai giochi in streaming di Xbox PC con Nvidia GeForce Now e dal Play Store. È la console di Logitech e questa è come potrebbe essere, come vediamo da questa foto. Ultima notizia, parliamo di Instagram che ha deciso di volervi dare più potere. Ora nella funzione Esplora si potranno filtrare dei contenuti in base a quello che vi piace. Detto questo, il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto, se fosse così lasciate like, e già che ci siete iscrivetevi al canale, condividete questo video, entrate nel mio canale Telegram, quello degli spoiler dove annuncio i nuovi video, e quello delle news. Trovate anche un link per farmi delle domande, oppure usate il commento, l'hashtag lo trovate sempre qui sotto in descrizione. Se avete Clash of Clans c'è il mio clan, entrate nel mio clan, e quindi noi ci rivediamo nel prossimo video.